I mariti come tutti i mariti sono veramente allora Quando ero piccolo, saranno passati 30 anni, io e mio padre passeggiavamo per un sentiero sterrato che portava ad una spiaggia incontaminata dai turisti, bellissima, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca. Lungo il tragitto trovammo un cane legato a un palo, pelle e ossa, probabilmente abbandonato a morire da qualcuno. Mio padre provò ad avvicinarglisi, ma quello ancora riusciva a ringhiare. La solitudine lo aveva inselvaggito. Io me ne stavo in disparte perché temevo che la bestia si rivoltasse contro di noi. Aspettai diverse ore, mentre mio padre gli si avvicinava a piccoli passi, cercando di conquistare la sua fiducia. Non fu facile, ma alla fine riuscì a slegarlo e a guidarlo alla nostra auto. Andammo subito a casa e non tornammo mai più a quella spiaggia durante tutta la vacanza. I primi tempi il cane restò parecchio diffidente, ma alla fine mio padre riuscì ad addomesticarlo ed il cane si rinvigorì in poco tempo. Argo è rimasto con noi per molti anni. Ricorderò sempre la confidenza con cui mio padre scelse di salvare Argo. Scelse un percorso incerto, la cura di un altro essere vivente a discapito di un conforto momentaneo. Scelse la sua vita. Questa è senz'altro l'immagine di mio padre che ho stimato di più da che io ricordi. Ieri sera abbiamo festeggiato il compleanno di mia madre in pizzeria. Come da copione, anche questa volta siamo riusciti a scansare gli argomenti scomodi uno dopo l'altro. Ma al caffè mio cugino ha sganciato la bomba. Allora, come va col lavoro, cuginastro? È subito calato un silenzio di tomba al tavolo. Mia sorella è scappata subito in bagno. Io ho alzato gli occhi e mio padre mi stava fissando con una smorfia a metà tra il pietismo e la repulsione. È stato di nuovo lasciato a casa dal lavoro, ha sbuffato. Anche questa volta, l'ennesima, è riuscito a sminuirmi dinanzi ai miei parenti imbarazzati. Il suo disprezzo non c'entra col licenziamento. Per mio padre il più grande affronto nei suoi confronti è una presunta debolezza nella mia indole. Una debolezza che lui stesso mi attribuisce fin da quando io ero un ragazzino. Nella sua versione dei fatti, la mia ragazza del liceo mi aveva lasciato perché io ero un mollaccione, non perché si scopava un altro. E io mi ero iscritto ad architettura perché non ero abbastanza in gamba per ingegneria. E adesso che sono stato lasciato a casa dal lavoro, dove troverò il coraggio di andare in giro sulla mia Panda scassata? Cosa penserà mia moglie quando a San Valentino non potrò regalarle un gioiello? E le vacanze sempre nello stesso posto? E se avessi un figlio, sarò mica in grado di crescerlo. Ma poi, siamo sicuri che io sia fertile? Non c'è rimedio a questa mia fragilità. È il destino di chi come me ha scavalcato il recinto di una rassicurante omogeneità familiare, dove i figli sono lo stampo dei padri e quelli dei loro. Non potrò mai essere quello che mio padre si aspetta da me. Il maschio bianco, etero, quello che tramanda il cognome, con una bella casa di proprietà, un'auto nuova di zecca, una prole numerosa e la garanzia di una pensione.
Una mattina apri gli occhi nel letto, ti giri e la persona che ti sta di fianco, quella con cui hai trascorso 10 anni della tua vita, è un'estranea. Col tempo ho capito che con i genitori non è poi molto diverso. Inizi a camminare fuori dal sentiero che loro hanno tracciato per te e a poco le divergenze si fanno sempre più ampie. Vorrebbero ammansirti, addomesticarti, renderti come loro, ma non ci riescono. Allontanarsi a volte è inevitabile e la lontananza ti inasprisce. Alla fine, i ricordi più genuini di mio padre se ne sono andati così, smarriti nel passato remoto della mia gioventù. I mariti pensano a lei che non c'è niente.